Bentornati sul canale e in questo video andiamo a terminare la migrazione del nostro Sonoff Basic 01 che è installato in bagno e che ci fornisce uno switch per la luce, un sensore di temperatura e un sensore di umidità. Come ultimo step andiamo a configurare degli item che tramite il concetto di profilo andranno a memorizzare la data di ultimo invio del dato. In questo modo io sono in grado di capire se effettivamente i dati di temperatura e umidità sono aggiornati a un tempo recente, diciamo. Questa informazione può essere poi utilizzata anche nelle rule per mandare notifiche in caso, ad esempio, un certo valore non venga aggiornato per un tot di tempo, che potrebbe essere un'indicazione di un malfunzionamento. Quindi andiamo a vedere come si implementano i profili e applichiamoli al nostro caso. Eccoci sull'home page del nostro OpenHub, quindi andiamo subito a impostare i nostri item per la data di ultimo aggiornamento. Quindi andiamo su Settings, andiamo a cercare la nostra thing relativa al Sonoff Basic 01, andiamo nella gestione dei canali e implementiamo il primo item nel canale relativo alla temperatura. Quindi selezioniamo il canale e aggiungiamo un item. Lo creiamo ex novo, come nome gli diamo it per item, pt bagno temperatura, ts che sta per timestamp. La label la chiamiamo ts temperatura bagno pt. Il tipo deve essere un date time, come categoria mettiamo il calendar. Semantic class non la mettiamo perché non è un'informazione semantica. Ecco, la sezione importante per i profili è questa qui sotto, dove noi dobbiamo definire che tipo di informazione questo item dovrà memorizzare in automatico. Quindi andiamo a selezionare timestamp on update. Avevo fatto vedere in un video precedente la differenza tra timestamp on update e timestamp on change. Comunque fondamentalmente timestamp on update aggiorna l'item, la data e ora dell'item, anche se il dato che arriva non è diverso da quello precedente, quindi se non cambia il dato ma comunque arriva. Il timestamp on change invece aggiorna la data e ora solo se il dato è diverso da quello precedente. Siccome a me interessa sapere se il dispositivo è vivo e invia dei dati, preferisco utilizzare il timestamp on update. Quindi clicchiamo link e abbiamo il nostro item. Come vedete si è già settato con la data corrente. Facciamo la stessa cosa per l'umidità. Eccola fatta. Sul canale relativo allo switch della luce non mi interessa perché è un'operazione che faccio io, quindi sono io l'attuatore del sistema e non ricevo informazioni, quindi non mi interessa sapere se il dispositivo è vivo o no. Mentre per la temperatura e per l'umidità mi interessa sapere che quella temperatura che sto vedendo è relativa a un certo lasso temporale. A questo punto possiamo andare ad aggiungere la nostra informazione in una sitemap, ad esempio, però prima andrei a creare un gruppo logico, non semantico, dove poi andrò ad aggiungere tutti questi item che sto creando. In questo modo poi sarà facile vederli tutti insieme. Quindi andiamo sugli item, aggiungiamo un nuovo item, lo chiamiamo gr per gruppo, ts che sono i timestamp, la label è gruppo ts, poi magari il nome lo cambio se mi viene qualcosa di meglio. Diamo come tipo gruppo, categoria mettiamo calendar perché conterrà tutti gli item che andranno ad aggiornare, che verranno aggiornati con la data di ultimo cambiamento, nessun tipo di classe semantica, nessun gruppo padre per adesso, non gli do nessun base type perché tanto non mi interessa che faccia vedere un valore relativo agli item che contiene, e creiamo il nostro gruppo. Eccolo qua. A questo punto torniamo, anzi stiamo qua sugli item, andiamo a cercarci tutti gli item ts
li modifichiamo e li andiamo ad aggiungere come gruppo il nostro gruppo TS. Diciamo che potevo farlo prima, così quando definivo gli item lo potevo già aggiungere, però mi è venuto in mente dopo. Ok, quindi come vedete nel nostro model non appaiono questi item e questo gruppo perché non fanno parte del modello semantico, quindi non li vedrò neanche qui nella main UI. Però mi posso creare una sitemap e possiamo aggiungere a questo livello un gruppo che è il nostro gruppo, quindi ultimi aggiornamenti. Il gruppo è quello che ho creato precedentemente, mettiamo l'icona calendario e salviamo. Andiamo sulla nostra sitemap, clicchiamo su ultimi aggiornamenti e vediamo i nostri due item che hanno la data di ultimo aggiornamento. La formattazione non è proprio il massimo, per questo è il formato data completo utilizzato normalmente in Java, e come vedete si portano dietro anche l'unità di misura dell'item principale. Per risolvere questo problema possiamo utilizzare i metadata state description relativo al nostro item. Quindi adesso qui siamo sull'item della temperatura del bagno, aggiungiamo un metadata, lo state description, e nel pattern possiamo andare a specificargli un formato. Ad esempio, se volessimo semplicemente eliminare l'unità di misura, potremmo specificare il singolo valore col %s, salviamo, vedete che rimane sempre la data visualizzata in questo modo, però sparisce l'unità di misura. Stessa cosa sulla sitemap. Miglioriamo la visualizzazione della data, quindi andiamo sul nostro metadata e come pattern utilizziamo proprio i pattern di trasformazione per le date e le ore. Il riferimento per capire come scrivere il pattern è la classe formatter di Java, che se andate a cercare la documentazione ufficiale la trovate, e c'è la sezione delle conversioni di data e ora in stringa, quindi ci dice quali sono le lettere da scrivere, i segnaposto da scrivere nel pattern per indicare la parte di data e ora che vogliamo visualizzare. Il formato è %1, che sarebbe il valore principale dollaro, T per dire che stiamo facendo una conversione di una data e ora, e poi il segno, quindi la lettera che corrisponde alla parte di data e ora che vogliamo visualizzare, quindi la D che corrisponde al giorno del mese, perché se andiamo a vedere sulla documentazione vediamo che la D è il giorno del mese formattato con due numeri con lo 0 davanti in caso sia necessario. La stessa cosa la facciamo per il mese, quindi metteremo la M e poi la Y maiuscola per avere l'anno in quattro cifre. Ritorniamo al nostro pattern e lo completiamo. Ok, iniziamo a vedere se così funziona. Ho messo il separatore dei campi con lo slash per fare il formato italiano. Vediamo se funziona o se ho fatto qualche errore. Ok, come vedete la data adesso si vede bene e la stessa cosa la dovrebbe fare la sitemap. A questo punto aggiungiamo magari ore e minuti. Per occupare meno spazio potremmo togliere l'anno in 4 cifre e mettere l'anno in 2 cifre. Poi mettiamo ore e minuti e andiamo a vedere come si mettono sulla documentazione, quindi H e M maiuscole. Non metterei secondi perché non esagererei. %1 dollaro T H 2 punti %1 dollaro T M. Vediamo che succede, salviamo, ecco qua. Quindi anche la nostra sitemap
si aggiorna. A questo punto facciamo la stessa cosa, ci copiamo questo bel pattern e facciamo la stessa cosa per l'umidità. E la nostra sitemap si è aggiornata. Ok, quindi man mano che aggiungiamo i nostri item TS verremo a popolare questa parte di sitemap in automatico, perché io ho agganciato il gruppo direttamente. Nel prossimo video andremo a vedere la gestione di InfluxDB per i valori di questi item e l'aggancio di questi item al modello semantico, così in modo tale da poterli vedere nella home page e quindi sulla main UI.